Oggi siamo qui con il One Audio Solocaster, un dispositivo molto compatto, molto piccolo, super colorato, che può aiutarti se fai gaming, live streaming, video su TikTok, su Instagram, insomma si presta a tanti utilizzi. In questo video vediamo come funziona, come suona e ti racconto tutte le caratteristiche. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi siamo qui con questo dispositivo, il One Audio Solocaster, e ovviamente ringrazio i ragazzi di One Audio per avermelo inviato, che si presta veramente a tantissimi utilizzi. In questo video ti faccio vedere tutte le caratteristiche, tutti i tasti, tutti i pulsanti, tutti i fader e soprattutto te lo faccio ascoltare. Però prima di questo, unboxing. Ok, dopo aver visto l'unboxing e quindi tutto quello che esce fuori dalla confezione, hai avuto anche modo di vedere ingressi, uscite, eccetera, eccetera, parliamo di questo dispositivo. Questo è una specie di scheda audio mixer a 24 bit, ottimo, 48 kHz. Perfetto, quindi da questo punto di vista nessun tipo di problema. Vado un po' a descriverti quello che troviamo nel dispositivo. Tu lo vedi? Sì, dovresti vederlo. Allora, questo qui è l'ingresso del microfono, e in questo momento sto usando un microfono, ma c'è uno switch qui piccolino che ti permette di switchare appunto dal microfono a uno strumento. C'è un ingresso headset, quindi se hai le cuffie col microfono, quindi fai gaming o live streaming e preferisci le cuffie col microfono, headset è la scelta giusta. Headphone invece è quello che sto usando io per le cuffie normali. Abbiamo un line out, che è un'uscita per andare verso delle casse amplificate, un preamplificatore con delle casse, insomma è un'uscita. E abbiamo il line in, che è un ingresso supplementare dove puoi, come c'è scritto qui, come è consigliato qui, collegare uno smartphone, un tablet, qualsiasi cosa, o anche un lettore MP3, ammesso che esistano ancora. Allora, questo era il pannello posteriore. Io in questo momento sto usando questo microfono che forse non riconoscerai perché è un FDUS, ma come sai io odio la scritta FDUS, quindi gli ho messo del nastro giallo e gli ho messo una spugna, invece questa qui è la spugna dell'SM56, dell'SM7B, quindi diciamo l'ho moddato. È una modifica questa qui soltanto estetica per coprire quella bruttissima scritta. Questa qui è perché questa spugna è sicuramente migliore rispetto alla spugna che esce in dotazione. Sto usando questo microfono perché è il microfono più economico che ho, e quindi se tu compri questo One Audio Solocaster spendendo, credo costi intorno ai 50 euro, ma ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa vedere anche quando è in offerta, era inutile usare lo Shure SM7B da 400 euro, quindi ho cercato di prendere un microfono. Questo qui costa intorno ai... Questa è la versione solo XLR, costa intorno ai 35 euro più o meno, ok? Ma ti lascio anche il link di questo in descrizione. Invece, che cosa abbiamo? Qui sul pannello frontale abbiamo tutti i colori del mondo più uno, colori che possono essere cambiati attraverso questo tasto. Se io clicco, c'è il rosso, vedi, non è fisso, ma è molto particolare perché scende di intensità, vedi? E poi risale. Poi abbiamo abbiamo il giallo, poi abbiamo il verde, poi abbiamo un altro verde, poi abbiamo l'azzurro, poi abbiamo il viola, poi abbiamo il rosa, poi il lilla. Poi abbiamo questa modalità così, molto carina, che cambia i colori. E poi abbiamo questa modalità che è quella
che preferisco perché più colorato meglio è. Allora, questo quindi era il tastino per cambiare i colori. Questo qui è il tastino per le 48 volt, quindi nel caso in cui tu usi un microfono a condensatore che necessita delle 48 volt, questo è il tasto da abilitare. Questo qui invece è il tasto Bluetooth. Tenendolo premuto abiliti il Bluetooth, infatti lo vedi qui nella lucina, c'è il Bluetooth, quindi lo puoi configurare con un telefono. Poi abbiamo 4 pad, questi qui centrali, sono 4 pad a cui puoi assegnare dei suoni. L'unica cosa è che siccome questo dispositivo, ma del resto non possiamo pretendere più di tanto perché è un dispositivo economico, non ha un software, quindi che cosa succede? E questo succedeva anche con altri dispositivi simili a questo che ti ho fatto vedere in passato, devi tenere premuto il tasto, quando inizia a lampeggiare fai partire dal tuo software o dal telefono un suono e lui lo memorizza. Non è semplicissimo, però è l'unico modo che hai per usare questi 4 tasti. Questi 4 tasti hanno in questa manopolina qui il loro volume. Ok? Quindi puoi regolare il volume di questi tasti attraverso questa manopolina, c'è scritto X volume. Ok? Quindi questa è la manopolina per regolare questo volume. Poi andiamo negli effetti divertentissimi, il voice changer. Tu sai che io adoro il voice changer e il voice changer è questo. Primo, ciao! Madonna, sono andato in clip. Allora, questo è il voice changer. Io adoro il voice changer. Come si fa senza? Ma io non lo so, non lo so. Tasto numero 2. In questo momento, adesso è tutta un'altra storia, no? Adesso la voce è importante e quindi questa sicuramente sì. Adesso simile a quell'altra, ma un po' diversa. E ancora c'è questo, che è diverso rispetto a quello di prima. Non sono la stessa cosa, dovrebbero essere 3. Prova. Sì, sono diversi. Se tieni premuto... Non ce la faccio. Se tieni premuto per 1 secondo e mezzo, torni alla voce normale. Ok, siamo tornati alla voce normale. Come si fa senza voice changer? Come si vive senza voice changer? È impossibile. Poi abbiamo un effetto molto interessante, il sidechain, che è una sorta di Daker, cioè nel momento in cui tu aggiungi una seconda fonte sonora, immagina di avere una musica in sottofondo, ok? Quindi aggiungi il telefono o un lettore MP3 o anche l'uscita del computer, premi play, c'è una musica in sottofondo, ti regoli il volume con questo e attivi il sidechain. Che cosa vuol dire? Che quando tu parli la musica si abbassa in automatico, molto comodo. Immagina anche se sei un gamer, c'è tutto il casino, stai sparando, stai uccidendo miliardi di persone, vuoi parlare, gli effetti del computer si abbassano perché li stai collegando qui e puoi parlare normalmente. Quando smetti di parlare gli effetti si alzano. Questo è molto comodo se hai un qualcosa in sottofondo, che può essere una musica, può essere un gioco, può essere qualsiasi cosa. Il denoise te lo faccio sentire in azione. Questo è il denoise, ok? Come senti la pulizia totale? Molto interessante. Invece adesso l'abbiamo tolto. Quindi è un denoiser che serve appunto a pulire, teniamolo attivo, serve appunto a pulire la voce, ok? Quindi può essere utile se hai un microfono rumoroso, se hai un ambiente di registrazione particolarmente rumorosa. Io non sono un fan dei denoiser in generale, in assoluto, perché tagliano veramente tanto, ma se non ne puoi fare a meno, questo dispositivo ce l'ha e questo è quello che viene fuori. Poi abbiamo un tastino loop back. Loop back è quando vuoi che le persone sentano solo la tua voce o anche tutto ciò che entra dentro questo dispositivo. Quindi immagina di avere della musica, avere un telefono in Bluetooth, eccetera, eccetera. Tu puoi far sentire, puoi scegliere se le persone possono sentire soltanto la tua voce o tutto insieme. Tu ovviamente sentirai sempre tutto, però decidi ciò che deve arrivare agli altri. Poi abbiamo Direct Monitoring, questo è per l'ascolto in cuffia, quindi tu puoi decidere di ascoltare in tempo reale ciò che sta avvenendo oppure no. Poi abbiamo 3 tastini mute, quindi io posso... Ok, non hai sentito più nulla. Posso mutare la musica, posso mutare le cuffie. Non so perché dovrei decidere di non ascoltare più le cuffie, però
potrebbe andare bene. Poi abbiamo questo interessantissimo effetto che stai sentendo in questo momento, che è un eco. Eco. Shh. Eco. Ok? Con il suo volume, quindi stai 0 eco, eco al massimo. Ok, questo è l'effetto eco. Eco. Ok? E poi c'è X-Volume, te l'ho già detto, per i 4 pad. E questo qua, il line out, comodissimo, perché se tu colleghi qualcosa qui, puoi decidere il volume del line out. Quindi puoi decidere quanto deve arrivare forte tutto ciò che passa attraverso questa scatoletta. Ok? Questo è il dispositivo, molto semplice di utilizzo, come hai visto è veramente immediato, è semplice, è molto facile da usare, super colorato, che è quello che piace a noi. C'è il voice changer, quindi anzi mettiamolo, andiamo in chiusura del video con il voice Changer, Questo ci piace. Allora, non ne posso fare più a meno. Allora, basta. Torniamo seri, ok, ci siamo. Anche se dopo che finisco il video giocherò ancora col voice changer perché dà assuefazione. È una scatoletta economica, molto pratica, molto versatile, che puoi usare veramente per farci di tutto. Ok, quindi se fai gaming, se fai live streaming, se fai anche video per i social, immagina TikTok, immagina Instagram o altro, shorts anche di YouTube, una scatoletta del genere ti semplifica la vita perché hai tutto qui, hai gli effetti, hai i cambi di voce, hai la possibilità di avere il sidechain, il Ducker, quindi ti regola in automatico i livelli tra la musica o gli effetti del videogioco e la tua voce. Insomma, è veramente comodissima. Ovviamente, se sei un professionista, questo qui non è per te. Questo è poco ma sicuro, nel senso che lo dico, non dovrei dirlo, però insomma è un dispositivo che punta sulla versatilità più che sulla qualità, quindi se tu vuoi fare cose super professionali non puoi spendere 50 euro e pretendere che tu abbia la qualità da studio, ok? Quindi questo qui è fatto apposta per tutti coloro che vogliono divertirsi, vogliono giocare, vogliono fare live, vogliono fare video senza stressarsi più di tanto, ma con un dispositivo molto semplice, molto versatile e super colorato. E poi c'è il voice changer, non ti dimenticare. Bene, io ringrazio ancora i ragazzi di One Audio per avermelo inviato e se hai dubbi, domande, curiosità, commenta pure e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille. Aspetta. Grazie. No. Grazie mille e noi ci vediamo prestissimo!